Benvenuti alla lezione Fornire sostegno del modulo Come reclutare, accogliere e coinvolgere l'apprendisto in azienda, realizzato nell'ambito del progetto Future Skills for Trainers. In questa lezione affrontiamo il tema di come fornire sostegno e supporto agli apprendisti, come condividere i valori aziendali e riscoprirli anche grazie al punto di vista degli apprendisti. Il tema del sostegno prevede non solo la risposta ad una richiesta di aiuto, ma anche la previsione, almeno in parte, di alcune potenziali esigenze da parte di lavoratori e apprendisti. Nello specifico, esploreremo il ruolo fondamentale del tutor nel nostro esempio di un laboratorio artigiano. Discuteremo l'importanza di trasmettere i valori aziendali e stimolare un approccio proattivo con particolare attenzione alla crescita professionale e alla formazione dell'apprendista, componenti fondamentali per favorire un clima di lavoro positivo. Esamineremo anche come il tutor può fornire sostegno emotivo, promuovere l'autonomia e anche fare alcuni collegamenti tra la formazione teorica e la pratica. Inoltre, affronteremo le sfide che possono sorgere nel fornire sostegno, come la dipendenza eccessiva e l'inadeguatezza delle competenze o delle risorse. Infine, discuteremo come il tutor può aiutare l'apprendista a gestire efficacemente il suo tempo attraverso la formazione sulla gestione del tempo, la pianificazione e l'organizzazione delle attività e delle scadenze lavorative. Vediamo nel dettaglio alcuni degli elementi che contribuiscono a gestire in modo efficace un rapporto di apprendistato basato anche sul sostegno offerto dal tutor e quali sono gli aspetti che possono influenzare tale funzione. Parleremo quindi di come trasmettere i valori aziendali, come stimolare un approccio proattivo da parte dell'apprendista e come favorire un clima di lavoro sano. Il sistema di valori aziendale rappresenta le credenze fondamentali che guidano il comportamento delle persone e influenzano il modo in cui l'azienda opera. In che modo viene fornito sostegno all'interno del contesto aziendale? Non solo dal tutor. Fornire sostegno significa solo aiutare a risolvere i problemi di un collega quando quest'ultimo ci chiede direttamente aiuto? Ovviamente la risposta è no. Fornire sostegno da parte del tutor si può tradurre nel creare le condizioni perché l'apprendista possa trovare più risorse quando ne ha bisogno, anche da parte di altri colleghi. La funzione di sostegno diventa quindi un valore condiviso all'interno della realtà lavorativa, non solo quindi qualcosa che compete al tutor, ma un aspetto al quale tutti possono contribuire e goderne i vantaggi. Affinché la trasmissione dei valori abbia senso, uno degli elementi centrali è il rispetto delle norme di condotta individuate in precedenza. Il tutor quindi deve agire in ogni occasione come un esempio di lavoratore che rispetta i valori aziendali e sprona i colleghi a rispettarli a loro volta. Fornire sostegno non è una funzione che prevede un ruolo attivo nel tutor e passivo nell'apprendista. Anzi, stimolare un approccio proattivo negli apprendisti è un altro aspetto importante per la figura del tutor. Un approccio proattivo implica la capacità di prendere l'iniziativa, anticipare i problemi e pianificare le azioni per gestirle al meglio. Ma non solo. Un approccio proattivo al lavoro coinvolge anche la comprensione di come migliorare il proprio lavoro e quello dei colleghi. Come può l'apprendista organizzare meglio il proprio lavoro anche in funzione del lavoro dei colleghi? Potrebbe utilizzare alcuni strumenti invece di altri per facilitare le attività di chi viene dopo di lui in un flusso di lavoro?
Potrebbe portare avanti alcune attività in modo da velocizzare il lavoro dei colleghi? In altre parole, fornire sostegno significa anche creare le condizioni per cui l'apprendista ne abbia sempre meno bisogno e fa bene anche alla sua autostima. Abbiamo già approfondito l'importanza di dare feedback all'apprendista. In questa sede proviamo a cambiare punto di vista. Invitiamo l'apprendista a richiedere dei feedback riguardo ai suoi successi, ma anche ai fallimenti, tra virgolette, raggiunti nel contesto lavorativo. In questo modo comunichiamo all'apprendista che il tutor è la figura che meglio può fornire sostegno nel contesto di lavoro e che è fondamentale, importante, riflettere sui comportamenti anche e soprattutto quando questi non hanno dato esiti positivi. Inoltre, il tutor può promuovere la responsabilità tra gli apprendisti, stabilendo aspettative chiare, fornendo feedback regolari e migliorando la formazione professionale, tenendo conto di esigenze specifiche dell'apprendista. Favorire un clima di lavoro sano è essenziale per il benessere e la produttività di tutti i lavoratori, inclusi gli apprendisti. Ma cosa intendiamo per clima di lavoro? Il clima di lavoro, noto anche come clima aziendale, è l'espressione del modo di sentire collettivo all'interno di una determinata realtà lavorativa. È influenzato da una serie di fattori, tra cui il sostegno percepito da parte dei responsabili, la qualità delle relazioni tra i lavoratori, la cultura aziendale e i suoi valori di riferimento e le condizioni di lavoro. In altre parole, si tratta anche delle percezioni e delle emozioni che vengono manifestate nel contesto lavorativo, dai lavoratori, dagli apprendisti e da tutti coloro che fanno parte della realtà aziendale. Viene data importanza alle persone e alle loro esigenze? Un ambiente di lavoro sano è caratterizzato da un certo spirito di collaborazione e più in generale da un ambiente positivo. Il tutor può fornire sostegno promuovendo la collaborazione, incoraggiando la comunicazione aperta e trasparente, facilitando il lavoro di squadra e aiutando a risolvere i conflitti in modo costruttivo. Inoltre, il tutor può contribuire a creare un ambiente di lavoro positivo anche mediante la cura degli spazi fisici dove il lavoro si svolge, l'ordine, la pulizia. Nello specifico, l'attenzione verso l'ambiente fisico di lavoro contribuisce alla gestione del clima comunicando l'interesse dell'azienda e di chi la rappresenta verso le esigenze e il benessere dei lavoratori. Un ambiente di lavoro ben progettato, organizzato e pulito favorisce la produttività e contribuisce a creare un senso di appartenenza e affiliazione verso l'azienda. Un ultimo aspetto fondamentale riguarda la gestione delle situazioni problematiche sul luogo di lavoro. Quando si manifesta un problema, in che modo agiscono le persone coinvolte? Cercano la causa e il colpevole oppure si concentrano sul risolvere la situazione e aiutare i colleghi in difficoltà? Una volta risolta la situazione, si cerca di analizzare come prevenire ulteriori problemi oppure finisce tutto nel dimenticatoio. A volte è proprio in queste situazioni che si possono manifestare maggiori esigenze di sostegno da parte degli apprendisti. In un contesto di crescita professionale e personale sono presenti alcuni aspetti del supporto che devono essere presi in considerazione per migliorare il percorso di apprendistato. Il primo aspetto chiave riguarda il supporto emotivo. Capire in che modo l'apprendista manifesta le sue emozioni sul luogo di lavoro e di come queste emozioni modificano in parte i comportamenti dell'apprendista riguardo al rapporto con i colleghi e le attività. L'empatia, capire le emozioni e i sentimenti dell'apprendista dal suo punto di vista,
è una capacità fondamentale per offrire un sostegno efficace. Come si sente l'apprendista in questo momento? Quali segnali posso cogliere da parte sua? Affinché sia possibile capire quali sono gli stati emotivi dell'apprendista e come questi aspetti influenzano il suo lavoro, bisogna cercare di utilizzare l'ascolto attivo. L'ascolto attivo è una delle migliori strategie per offrire sostegno emotivo. Spesso l'apprendista ha bisogno di qualcuno che lo aiuti a dare un significato alle esperienze, positive e negative. Ascoltare non significa dare delle soluzioni, non solo, significa piuttosto comprendere e accettare i sentimenti dell'apprendista, cercando di farli accettare anche a lui o a lei. Mettere a fuoco, tra virgolette, gli stati emotivi ci permette di evidenziare quali sono le attività a cui teniamo di più, quali sono i valori e gli elementi per noi importanti in un dato contesto lavorativo. Trattiamo anche di uno dei potenziali svantaggi del sostegno. Interventi eccessivi o non efficaci di sostegno possono portare alla dipendenza delle persone che ne beneficiano. Se un apprendista riceve un sostegno eccessivo, senza dover affrontare le sfide in modo autonomo, almeno in prima battuta, potrebbe perdere parte della propria motivazione e autonomia, continuando a dipendere dal tutor o dai colleghi nei momenti di incertezza e di difficoltà. Un ulteriore esempio sulla funzione del tutor nel fornire supporto. Abbiamo trattato della gestione del tempo nella puntata del podcast specifica per questa competenza. Come avrete intuito, essa svolge un ruolo chiave riguardo alla gestione delle esigenze e dei bisogni dell'apprendista. Una gestione inefficace del tempo può provocare una serie di difficoltà nelle attività lavorative, che accumulandosi portano l'apprendista a sentirsi sopraffatto da attività, incombenze e scadenze. L'apprendista potrebbe quindi rivolgersi al tutor chiedendo supporto, oppure aspettarselo senza chiederlo esplicitamente. In questo caso è utile supportare l'apprendista a sviluppare la capacità di gestione efficace del tempo e non limitarsi a risolvere la situazione gestendo le scadenze imminenti. In conclusione, fornire sostegno significa offrire disponibilità all'ascolto e stimolare l'espressione delle proprie idee da parte dell'apprendista. Manifestare un atteggiamento accogliente e non sanzionatorio. Questi aspetti facilitano l'integrazione e l'apprendimento del lavoro da parte dei giovani e soddisfano anche altre esigenze di natura sociale, relazionale e partecipativa. Grazie per aver seguito questa lezione e alla prossima puntata.